Vediamo l'applicazione Alpha DPF nella versione full, quindi la versione completa, quella Pro, quella con tutte le funzioni. Verrà utilizzata l'applicazione su un dispositivo Android, quindi va bene sia uno smartphone sia un tablet. Innanzitutto questa applicazione si utilizza sulle Alfa Romeo Giulia, Stelvio, Giulietta e Mito. Occorre utilizzarle con un'interfaccia OBD compatibile, non va bene qualsiasi interfaccia, ma lo vedremo fra poco. Leggi sempre nella descrizione sotto al video perché ci sono tante altre informazioni importanti e nel caso puoi utilizzare i commenti per chiedere altre delucidazioni. Innanzitutto dovete dotarvi di questa interfaccia OBD Bluetooth compatibile. Attenzione, se avete altre interfacce non lamentatevi se poi non vi funziona, anche se ci sono altri modelli di interfacce compatibili, ma non tutte lo sono. In descrizione trovate il link di questa qui, vi lascio quella del modello più nuovo che costa uguale, già più recente. La trovate sotto al video. Vi lascio il link direttamente che vi porta su Amazon, costa una ventina di euro circa. Localizzate la porta OBD del vostro veicolo e andate ad inserire l'interfaccia nella porta. Una volta inserita, girate la chiave nel veicolo di uno scatto, dovete accendere il quadro strumenti dell'auto, in questo caso il motore rimane spento. Come vedete abbiamo la nostra applicazione su un dispositivo Android, va bene sia uno smartphone sia un tablet. Apriamo il Bluetooth e ci andiamo a collegare con la nostra interfaccia. Una volta selezionata mettiamo il PIN 1, 2, 3, 4, lo trovate comunque scritto nelle istruzioni all'interno della interfaccia, quindi non preoccupatevi. Questa è la nostra applicazione Alpha DPF, ripeto, su Android. Queste sono tutte le funzioni. Come vedete attraverso la finestra andiamo in settaggi, generale, unità di misura metrico, segnale acustico per rigenerazione DPF, arriva un segnale, se siete collegati parte la rigenerazione in quel momento, che parte col veicolo in funzione. In quel caso potete utilizzarla ogni volta che siete in auto, vi segnalerà se parte una rigenerazione dell'antiparticolato. Le altre impostazioni, come vedete, non serve andare a toccarle, andare a impostare nulla di particolare. In alto sul dispositivo Bluetooth selezioniamo la interfaccia, la salviamo come predefinita. In pochissimi secondi avviene la connessione fra applicazione e dispositivo e interfaccia collegata alla presa dell'auto alla porta OBD. Come vedete già vediamo la pressione del turbo, qui ovviamente vediamo, vabbè adesso la macchina ovviamente è ferma, qui vedete 64,3%, quella è la percentuale di intasamento del filtro antiparticolato. Sono andato a scorrere, vedete? Guardate, vedete come scorro col dito così? E andiamo nell'intasamento filtro antiparticolato e vediamo il valore 64,3%. Vediamo che l'intasamento è normale. Poi scorriamo nel menu successivo, guardate qui, funzione start and stop disattivata. Io l'ho disattivata in centralina, vi ricordo che se la volete disattivare trovate all'interno del canale il tutorial su come farla attraverso il programma Multi-EQScan, disabilitandola in centralina e senza avere nessun tipo di spia motore. Qui siamo sempre nello start and stop, andiamo nel menu successivo, pressione turbo compressore, come vedete abbiamo tutti i valori, comando attuatore pressione turbo compressore, sensore di temperatura aria aspirata con i gradi 6,5 gradi, siamo in inverno ora. Qui abbiamo la valvola EGR, posizione misurata valvola EGR, avete visto, e abbiamo tutti gli altri valori. Livello degrado olio, questo è già più interessante, vedete quanto manca alla sostituzione dell'olio motore per quanto riguarda l'usura in centralina, tempo, chilometri e rigenerazioni effettuate.
distanza al prossimo cambio olio. Vedete, ovviamente dopo ogni tagliando va azzerato il degrado olio. Trovate i tutorial all'interno del canale. Nessun codice errore rilevato. Qui si può fare la diagnosi nella centralina motore, andare a vedere il dettaglio degli errori e a fare la loro cancellazione. Ovviamente se l'auto ha l'SGV va bypassata, trovate i tutorial all'interno del canale. L'ho spiegata molto dettagliatamente in vari video. Qui trovate, vedete, tutti i dati sulle ultime rigenerazioni. Vedete distanza media fra le rigenerazioni 454 km, la durata media delle ultime rigenerazioni 551 secondi, la temperatura 634 gradi e le rigenerazioni totali si possono anche andare a vedere che sono 601. Ovviamente questa è l'applicazione in versione full. Se utilizzate quella gratuita vedrete alcuni dati, pochi, gli altri sono tutti asterischi. Vi faccio vedere aprendo il menu a tendina, test prestazioni, potete andare nelle altre funzioni, accelerazione e frenata. Ora la macchina è ferma, non ve le faccio vedere, mentre andando sempre nel menu a tendina, cliccando sul simbolo, vedete di lato, avete tutte le cose che abbiamo visto prima. Si può generare un report come file o come testo e condividerlo, salvarlo, eccetera. Come vedete alfa DPF report, riporta la data. Nel lato, come vedete dove c'è il simbolo rosso, andiamo ad accedere a tutte le funzioni e vediamo quelle che abbiamo visto prima. Semplicemente prima accedevo scorrendo sullo schermo, invece qua le andiamo a selezionare singolarmente, cioè direttamente, diciamo, senza dover scorrere fra tutte. Esempio, ritorniamo nell'antiparticolato, 64,3%, vuol dire che siamo ancora lontani dalla rigenerazione, perché come sapete la fa quando siamo sul 112-120, adesso dipende un po' dal modello di auto. È importante, secondo me, questa applicazione è utile perché permette di ricevere una notifica sullo smartphone se siamo collegati durante la guida quando parte la rigenerazione del filtro antiparticolato, perché così evitiamo di interromperla, di spegnere la macchina, proseguiamo magari un attimo nel tragitto o comunque allunghiamo un po' il giro per permettere all'auto di terminare correttamente la rigenerazione dell'antiparticolato. Per quanto riguarda la diagnosi, l'azzeramento di tutte le tante funzioni, ovviamente alfa, OBD o multi-EQScan sono superiori. Questa applicazione comunque in versione full ha un costo abbastanza più contenuto rispetto ad altri programmi. Diciamo che per quanto riguarda il controllo dell'antiparticolato, secondo me è una delle applicazioni per l'Alfa Romeo da tenere in considerazione. Qui come vedete vi faccio vedere altri settaggi, ma queste qui sono funzioni molto semplici che imparerete utilizzandola. Come vedete qui vi selezionate un po' quello che volete, andate a vederlo. Potete provare anche prima di tutto l'applicazione in forma gratuita. Ora iscriviti subito al canale.